Dovete assolutamente realizzare questo progetto perché è un'altra chicca. Ciao a tutti amiche ed amici, ben ritrovati, come state? Spero tutto bene. Come avete visto dall'anteprima realizzeremo una chicca che è di una facilità e velocità unica. Sapete che quando ve lo dico corrisponde davvero alla realtà perché molte di voi me lo dicono. Guardate, basta un cordino un po' particolare, un punto di lavorazione semplice ed effetto che va a valorizzare appunto il materiale, il cordino utilizzato, ed il gioco è fatto. Ma andiamo all'occorrente. Ho utilizzato una rocca di Swan Rowan in questa bellissima variante orchidea che ho lavorato con l'uncinetto 3,5. Poi ho utilizzato anche degli accessori metallici, tutti della variante oro, quali una chiusura di questo tipo con le alette, due anellini di questo tipo che fungono da moschiettoni, però vedrete che nel corso del tutorial vi mostrerò cosa potete utilizzare in sostituzione a quelli se non li avete a disposizione. Anzi, anche questo video è ricco di molti consigli e suggerimenti utili su come personalizzare il progetto in base ai vostri gusti, e vi dirò anche cosa fare se eventualmente decidete di irrigidire e foderare il progetto. Due passaggi che io non ho fatto per questioni di tempo, però vi indico tutto passo passo come sempre, così il tutorial è completo di tutti i passaggi. E infine ho utilizzato una tracollina. Questo è il minimo indispensabile per realizzare questo progetto. Tutti i materiali che avete visto che vi ho mostrato potete reperirli in caso sullo shop online di Tre Sfere Filati. Come sempre sotto il video vi lascio gli indirizzi utili per andarli a reperire. Un'ultimissima cosa, vi rubo soltanto un attimo e poi possiamo passare al tutorial di oggi. Se non vuoi perderti le prossime novità, i prossimi progetti, ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanellina personalizzandola su tutte. In questo modo non ti sfuggirà alcun video. Poi se vuoi pure supportarmi puoi mettere anche un bel pollice all'insù, puoi scrivermi un commento sotto il video e puoi iscriverti anche su Facebook e su Instagram per non perderti i vari retroscena e l'anteprima di ogni progetto, insomma, tutto sempre in anticipo rispetto all'appuntamento del venerdì. Non dimenticatevi a farmi sapere cosa ne pensate con un commento sotto al video, lo sapete, io sono molto curiosa, ma non solo questo, voglio appunto un vostro feedback, voglio sapere cosa ne pensate del progetto e del video. A questo punto, sigla! Per realizzare il lungo pannello rettangolare ho avviato esattamente 43 catenelle, poi ne ho aggiunto un'altra 44 per ritornare indietro con la lavorazione, ma i punti effettivi da lavorare sono soltanto 43. Infatti per lavorare questo punto di lavorazione, lo spider stitch o comunque il punto ragno, bisogna avere un numero dispari di maglie e infatti io ne ho avviate 43. Però adesso vi avvierò un piccolo campioncino per mostrarvi come eseguire questo punto di lavorazione che è super semplice davvero. Si tratta di maglie basse e catenelle ed è un punto di lavorazione alla portata di tutti. Dunque io avvierò infatti un numero di catenelle dispari, quindi ne avvio, vediamo, magari 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quindi su queste 11 catenelle andrò a lavorare il punto ragno. Ne aggiungo un'altra 12 che mi serve solo per ritornare indietro. Si parte subito con un punto basso nella prima catenella. Come primissima riga partiamo subito col punto di lavorazione, non vado a fare una riga a maglia bassa. Fatto il primo punto basso, salto la catenella successiva e nella terza vado a lavorare esattamente un punto basso, una catenella e un punto basso. Poi saltiamo la catenella successiva e andiamo nella seconda e ripeto un punto basso, una catenella, un punto basso. Salto la catenella successiva e vado nella seconda, un punto basso, una catenella, un punto basso e di nuovo salto una catenella, vado nella successiva e ripeto un punto basso, una catenella, un punto basso.
Come notate mi rimangono le ultime 2 catenelle, 1 e 2, una la saltiamo e nell'ultima facciamo un punto basso. Quindi iniziamo e terminiamo la riga sempre con un punto basso, poi basta tendere un attimino il lavoro e tutto ritorna a posto. Lo ripeto un'altra volta, bisogna fare questa lavorazione se volete rimanere fedeli con il progetto che già avete visto in anteprima, 43 catenelle più una per voltare il lavoro. Queste 43 catenelle equivalgono esattamente a 22 centimetri, per cui se desiderate realizzare lo stesso progetto ma un po' più grande, quindi una vera e propria borsa, avvierete molte più catenelle. L'importante è che il numero di maglie sia dispari, quindi possono essere 43, come 45, come 47 e così via. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e come abbiamo fatto prima, nel primo punto basso lavoriamo sempre un punto basso. Il punto ragno lo andiamo a lavorare esattamente nella catenella di separazione, quindi in quel punto che separa un punto basso dall'altro. Quindi entriamo al centro, qui vi accorgerete che avete una V a destra e una V a sinistra, vedete queste 2 maglie? Dovete entrare proprio al centro, quindi fate un primo punto basso, una catenella e un altro punto basso. Ecco qui. Motivo successivo. Entrate sempre al centro, quindi nella catenella di separazione. Qui abbiamo un punto basso e un punto basso qui. Vedete queste 2 maglie? 1 e 2. Dovete entrare al centro. Quindi un punto basso, una catenella, un punto basso. Motivo successivo. Qui c'è il punto basso, qui c'è la catenella. Entrate al centro e ripetete. Un punto basso, una catenella, un punto basso. Ho l'ultimo motivo, punto basso, catenella, quindi vado proprio al centro e faccio un punto basso, una catenella e un punto basso. Avete visto? È semplicissimo, sono soltanto dei punti bassi separati da catenelle. Poi abbiamo l'ultimo punto e qui ci lavoriamo un punto basso semplicissimo, catenella. Giriamo il nostro lavoro e man mano che andiamo avanti con le righe la trama del lavoro sarà molto più evidente, chiaro. Quindi rivediamolo un'altra volta insieme. Nel punto basso sottostante lavoriamo un punto basso. Poi abbiamo il primo motivo. Vedete, qui si vede meglio perché siamo sul dritto del lavoro. Qui abbiamo 2 maglie ed è il primo punto basso. E qui abbiamo le altre 2 maglie. Secondo punto basso, noi entriamo proprio al centro nella catenella di separazione, in questo piccolo archetto e ripetiamo di nuovo un punto basso, una catenella, un punto basso. Motivo successivo, di nuovo un punto basso, una catenella, un punto basso. Questa lavorazione viene valorizzata molto dal filo, dal cordino che sto utilizzando perché è sottile al punto giusto, tant'è che lo sto lavorando con l'uncinetto 3,5, volendo potete lavorarlo anche con il 3. Dovete fare sempre delle prove, dei campioncini e vedete come vi trovate meglio. Però mi raccomando, se lavorate con un uncinetto più piccolo tendete a stringere automaticamente il lavoro, quindi il numero di catenelle da avviare sarà maggiore. Comunque col 3,5 va benissimo secondo me, vi ripeto, fate sempre delle prove. Dicevo, questo cordino valorizza molto il motivo, il punto di lavorazione perché è sottile, è lucido e regalerà al pannello, quindi al progetto finale, un tocco elegante, chic e raffinato. Infatti vi sto mostrando queste clip, in questo modo riuscite a vedere con i vostri occhi quale poi sarà il risultato finale ed è davvero strepitoso. Comunque bisogna andare avanti così per il numero di righe che vi scrivo qui in alto sullo schermo perché sì, io il progetto l'ho già terminato però non mi ricordo quante righe avevo lavorato. Vi lascio tutto scritto qui insieme alla misura in centimetri. Ok, una volta terminate tutte le righe per un totale di 59 ho raggiunto 29 centimetri e ho segnato 2 motivi centrali col marcapunti perché proprio qui andrò a realizzare lo spazietto
per applicare metà chiusura. Abbiamo 9 cm a destra e 9 cm a sinistra, che equivalgono a 9 motivi qui e 9 motivi qui. E i primi 2 motivi centrali, magari vi può servire come riferimento. Continuo quindi la mia lavorazione, faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare i primi 9 motivi. Continuiamo sempre allo stesso modo, un punto basso nel primo punto, vado nello spazio di una catenella e faccio un punto basso, una catenella, un punto basso e ripeto per gli altri motivi. Quando arrivo al primo marcapunti, intanto lo tolgo anche l'altro e esattamente avrei 6 punti centrali. Vado a fare intanto 6 catenelle e vedo se vanno bene. 2, 3 e 6. Quindi salto 1, 2 motivi e ripeto il modulo nella catenella di separazione. Un punto basso, una catenella, un punto basso. Fatto questo, prima di andare avanti, vado a controllare se questo spazietto va bene. Vi consiglio di farla pure voi, fate sempre qualche prova, mi raccomando. Ok, penso che va più che bene, guardate. Penso di sì, 6 catenelle sono sufficienti. Termino la riga lavorando gli ultimi 8 motivi, sempre allo stesso modo. Un punto basso, una catenella, un punto basso. Terminiamo la riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e ripetiamo sempre lo stesso procedimento. Ci vediamo direttamente sulla parte centrale, sulle catenelle, per vedere come andarle a lavorare. Ecco qui, siamo sulla parte centrale. Poco fa avevo fatto 6 catenelle. Qui semplicissimo, dobbiamo ripetere sempre i 2 moduli che avevamo saltato nella riga precedente. Però non ci inseriamo né nella prima né nella seconda catenella, ma nella terza catenella. Prendiamo il filo e facciamo semplicemente un punto basso, una catenella, un punto basso, saltiamo una catenella e andiamo nella seconda e ripetiamo un punto basso, una catenella, un punto basso. Ci rimangono 2 catenelle, le saltiamo e andiamo direttamente al centro dei 2 punti bassi. E terminiamo la riga in questo modo, con gli ultimi 8 motivi. E questo poi sarà il risultato. I 2 motivi appena fatti sono esattamente in linea con gli altri del pannello. Prima di andare avanti, sempre vi ricordo di fare una piccola prova. Ecco qui. Tutto, come notate, coincide perfettamente, per cui possiamo andare avanti con la lavorazione, ma comunque siamo agli sgoccioli, stiamo per terminare. A questo punto direi di terminare la riga, di iniziarne un'altra sulla parte del rovescio del pannello e ci vediamo direttamente all'ultima riga, quella che ci servirà per andare a rifinire sia la parte superiore che gli altri 3 lati. Ultimo punto basso. E abbiamo terminato con lo spider stitch. Ora facciamo una catenella, giriamo il nostro pannello e andiamo a fare, siamo sul dritto, un giro di rifinitura. Cambiamo punto di lavorazione, facciamo una cosa molto carina ma semplicissima. Iniziamo sempre e chiudiamo la riga con un punto basso. Aggiungiamo 3 catenelle, 2, 3. Prendiamo il filo e facciamo un mezzo punto nella prima catenella, quindi entriamo, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole e chiudiamo tutto. Andiamo nel primo motivo, sempre al centro, entriamo e andiamo a chiudere a maglia bassissima questa volta. Perfetto. Fatto questo, ripartiamo nuovamente con le 3 catenelle. Riprendiamo il filo, entriamo sempre nella prima catenella. Abbiamo sempre 3 asole e le chiudiamo tutte, un mezzo punto alto. Andiamo nel motivo successivo, quindi nel secondo, sempre al centro, prendiamo il filo e chiudiamo tutto. E ripartiamo 3 catenelle, un mezzo punto alto nella prima catenella, 3 asole, chiudo tutto, poi vado al centro del modulo successivo del motivo e chiudo a maglia bassissima e andremo a definire in questa maniera tutto il bordo superiore, che poi sarà chiaramente la patella. Procediamo fino a terminare tutta la riga e termino facendo le ultime 3 catenelle, l'ultimo mezzo punto e vado a chiudere stavolta con un punto basso, proprio come abbiamo iniziato la riga.
Ok, in questo modo, guardate che bello questo bordino, ci sta preciso preciso, mi piace troppo. Bella idea. Quindi continuiamo per gli altri 3 lati, 1, 2 e la base. Anche qui semplicissimo, aggiungiamo altri 2 punti per un totale di 3 e formiamo l'angolo, 1 e 2. E poi, visto che ci ritroviamo dei punti bassi sia a fine riga che ad inizio riga, andremo a lavorare semplicemente un punto basso per ciascuna riga. Il primo punto lo abbiamo già fatto, poi entriamo nella seconda. Come notate io entro non nello spazio perché dilato la lavorazione, guardate, già l'ho fatto, e c'è questo spazietto antiestetico, ve lo dico ad ogni tutorial, posso sembrare anche noiosa, però fidatevi, prendete proprio la maglia bassa, quindi 1 e 2, così avrete 2 asole, prendete il filo e fate un punto basso. Ora, l'uncinetto 3 per fare questo procedimento è un po' grosso. Vi consiglio sempre di cambiare il numero di uncinetto, ma di mantenere sempre la stessa mano di lavorazione morbida, altrimenti tendete a stringere tutta la parte laterale. Quindi mollo per un attimo l'uncinetto 3,5 e faccio questa operazione col numero 3, l'uncinetto che dico io da precisione. Vado nella riga successiva, un punto basso. Riga successiva, guardate qui c'è la maglia bassa, vado al centro, prendo entrambe le asole, non vi potete assolutamente sbagliare. Una volta che ci prendete la mano verrà tutto automatico e procediamo in questo modo, un punto in ciascuna riga. Così avete visto che con l'uncinetto 3 si fa meno fatica? Ecco qui. Poi tenete conto che io ormai sono molto abituata, è tutta questione di pratica. Mi rivolgo alle principianti, non scoraggiatevi, dovete avere un po' di pazienza e poi più si fa la pratica, più tutto verrà naturale e in automatico. Benissimo, io a questo punto direi di continuare anche da sole. Guardate come è ben rifinito, senza alcun spazietto antiestetico, proprio preciso preciso. Continuiamo per tutto il lato, come vi dico sempre quando facciamo queste lavorazioni a pannello. Quando ci ritroviamo nella prima catenella realizzata delle 43, facciamo 3 punti bassi. Andiamo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 43 punti, poi angolo, 3 punti bassi e anche qui nell'ultimo lato un punto in ciascuna riga. L'ultimo punto lo vado a fare nel primissimo punto basso. Adesso stacco il cordino, prendo un ago, sfilo e vado a fare l'angolo con asola di chiusura al solito. Mi inserisco nel primo punto basso e al centro dell'ultimo. Ok. E questo filo in eccesso lo nascondiamo sempre qui sul dietro del nostro lavoro e questo qui poi sarà il risultato. Sistemiamolo per benino. Dunque qui abbiamo la parte superiore tutta ben rifinita, qui lo spazio vuoto per inserire la nostra chiusura, laterale tutto ben definito, parte inferiore altrettanto, terzo lato. A fine lavoro il nostro pannello ha una base da 22 cm e un'altezza di 32 cm. Ora, passaggio successivo. Chi desidera foderare il progetto può seguire le istruzioni che darò adesso io. Io salterò questo passaggio per questioni di tempo, vado a prendermi tutte le misure utili, me le scrivo così in un secondo momento riuscirò a fare appunto la fodera a questo progetto. Innanzitutto bisogna applicare la prima metà chiusura. Fatto questo, tagliate uno scampolo di stoffa delle stesse dimensioni del pannello con 1 centimetro in più per lato, come vi suggerisco sempre, e lo andate a cucire sul pannello all'uncinetto. Chiaramente dovete andare a praticare un foro per lasciare lo spazio libero. Una volta foderato, cucito il tutto, possiamo andare ad applicare la chiusura. Stessa cosa se vi va di irrigidire il pannello. Io ve lo sconsiglio, secondo me non è necessario.
va più che bene, è morbido ma rigido al punto giusto, per esempio a me piace così, è perfetto, è una giusta via di mezzo. Però se desiderate andare a irrigidire ulteriormente il progetto, tagliate appunto la rete delle dimensioni del pannello e l'andate a fissare, o mentre andate a fare il giro di rifinitura a maglia bassa il primissimo, oppure la potete applicare anche adesso, così avete i punti bassi ben visibili. Mettete la rete, qui chiaramente l'andrete a fissare con ago e filo, oppure vi potete fermare direttamente qui con la rete, no? Sotto lo spazietto, e l'andate a fissare con ago e filo semplicissimo, o filo per cucire o filo in nylon, tanto poi se metterete la stoffa, cosa che vi consiglio se inserite la rete, non si vedrà più nulla. Comunque penso di avervi dato tutti i suggerimenti utili e necessari. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento, ve lo ricordo sempre, potete scrivere un commento sotto al video e io vi risponderò. Dunque procedo applicando metà chiusura. Ho piegato la parte superiore esattamente a 10 cm. Ecco qui 10 cm. Poi ho chiuso la patella in questo modo, facendo coincidere il bordo superiore della parte davanti, e ho posizionato esattamente la mia chiusura qui. Io l'ho fatto ad occhio, vediamo se va bene. Siamo 10 cm a destra, 10 cm a sinistra, quindi ad occhio precisa. Dalla parte superiore abbiamo 5 cm esattamente, quindi non vi potete sbagliare. Prendo la griglietta in dotazione, la inserisco esattamente qui e mi aiuto con delle pinze. Apro verso l'esterno. Potete fare questa operazione anche con le mani. Per sicurezza, se vi va, potete inserire prima della griglietta anche un pezzo di rete, così fissate per bene la chiusura, e questo poi sarà il risultato. Una volta fatto questo, potete procedere con la fodera. Io questa operazione la faccio fin da subito perché, come vi dicevo, per questioni di tempo la andrò a foderare dopo, tanto non mi costa niente andare a svitare il tutto, togliere le viti e fare questo procedimento. Vi posso aiutare anche col giravite, spingo la lavorazione verso l'interno. Se vi va, per fissare ulteriormente la chiusura, vi consiglio di utilizzare questa colla che è micidiale, è perfetta per fare questi lavori. La trovate sempre sullo shop di Tre Sfere Filati. Ultimiamo il progetto andando a realizzare un piccolo laterale. Sì, il progetto è piccolo, però comunque voglio renderlo comodo e spazioso, conferendogli un po' di profondità, che nel mio caso è di 2 cm, quindi bisogna realizzare un laterale 2 cm per 10 cm, in maniera davvero facile e veloce, senza nemmeno andare a rifinire a maglia bassa. Non è necessario, anche perché andremo a cucire con la solita cucitura e quindi nemmeno si nota se non è definito. Nello stesso tempo ho applicato questi gancettini, questi anellini, e li ho applicati all'interno perché comunque ultimamente mi piace l'idea di agganciare i ponticelli e i moschettoni all'interno del progetto. In questo modo non si vedono, a maggior ragione in questo caso perché li ho utilizzati nella variante argento, che stanno un po' con gli altri accessori utilizzati, ma ricordavo di avere dei ponticelli nella variante oro, ma appunto ricordavo male. In alternativa potete anche utilizzare questi moschettoni a ventaglio, vanno bene anche per questo progetto. Certo, sono un po' grandicelli, magari li potete mettere anche voi all'interno, oppure anziché andare a realizzare 4 punti ne fate 5 o 6, di conseguenza aumentate la profondità del progetto. O ancora meglio, potete utilizzare questi moschettoni che ho utilizzato anche nell'altra borsetta nella variante lilla, se vi ricordate. Quelli erano nella variante oro, se avessi avuto questi avrei applicato, perché no, anche questi. Questi per esempio ve li consiglio, vi consiglio di fare una buona scorta, perché per questi progetti sono super utili. In alternativa potete utilizzare anche dei ponticelli piccoli, infatti ne ho messi 2 appunto per avere un aggancio più resistente.
poi tra l'altro non si notano, non mi danno fastidio. Comunque, grazie a questa profondità posso inserire all'interno sia il cellulare, sia le chiavi, sia il portadocumenti, portacarte, che è quello che utilizzo io per andare in giro. Piccola sì, ma anche spaziosa e comoda. Poi ultimamente, lo sapete, vanno molto di tendenza queste piccole borse che apparentemente possono sembrare piccole piccole, però risultano comode e pratiche. Insomma, possono ospitare il minimo e indispensabile. Detto questo, andiamo a realizzare il laterale. Prima di andarlo a realizzare ho preso come riferimento questi 4 punti che ho segnato col marcapunti e coincidono perfettamente con la piega della lavorazione, quindi qui, se vi ricordate, abbiamo i 10 cm. Uso questi 4 punti come linea guida, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere semplicemente il filo e l'uncinetto di lavorazione, ovvero il 3,5, fare un cappio e avviare 5 catenelle. 3, 4, 5. Dopodiché ritorniamo a maglia bassa lavorando 4 punti bassi. 1, 2, 3 e 4. Fatta la prima riga dobbiamo farne altre 20 per un totale di 21. Catenella, giro il lavoro e procedo per le altre 20 righe. Quando mi ritrovo alla 20ª riga, cosa faccio? Vado a fissare il moschettone. Quindi facciamo una cosa, intanto andiamo avanti e ci vediamo direttamente a quel punto, perché poi abbiamo finito, dobbiamo soltanto cucire. Ok, ho terminato la 19ª riga. Possiamo girare il lavoro dopo aver fatto la catenella e ci troviamo sul rovescio del lavoro. Ce ne accorgiamo, abbiamo la coda alla nostra destra e non alla nostra sinistra. Durante la 20ª riga applicherò i miei 2 anelli, o se utilizzate i moschettoni farete la stessa identica cosa, quindi metterete il moschettone qui e andrete a fare 2 punti bassi agganciandovi anche al moschettone. Poi una volta che è agganciato si tira su da solo. Intanto vado a fare il primo punto basso, ne abbiamo sempre 4, poi inserisco gli anelli qui così sull'uncinetto, vado sul primo punto, esco fuori e blocco. Secondo punto basso, ripeto per il successivo, terzo punto basso, mentre l'ultimo lo vado a lavorare da solo. Ok, e abbiamo agganciato così gli anelli. Se fossero stati nella variante oro sarebbe stato perfetto. Comunque andiamo avanti e andiamo a lavorare l'ultima riga, la 21ª. 1, 2 e 4. Abbiamo finito, catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo un po' più lungo. Vi consiglio sempre di utilizzare o un filo per andare a imbastire grossolanamente, in questo modo non avrete problemi durante la cucitura, ma in questo caso, visto che abbiamo 10 cm qua e 10 indietro, posso utilizzare benissimo dei marcapunti. Apro il mio marcapunti e inserisco il primo punto, la prima catenella, che si trova esattamente all'angolo. Come vi dicevo, non vado a definire nulla. Stessa cosa vado a fare dall'altra parte. Qui ho 4 punti, questi 4 punti coincidono perfettamente con i 4 punti che ho avviato per il laterale. Mi aggancio all'angolo e blocco il quarto punto. Distendiamo la lavorazione così, senza tirare troppo il laterale, e vedo dove coincide soprattutto la parte dietro. Quindi mi coincide con questo punto, vi consiglio di fare in questo modo e aggancio il primissimo punto basso, mentre l'ultimo lo andiamo ad agganciare esattamente nel secondo punto dell'angolo. Stessa cosa ho fatto dall'altra parte. Vediamo se tutto coincide. Questa è la riga di riferimento. Perfetto, coincide. Forse devo scendere di un punto, quindi scendo di un punto. E come sempre andiamo nel secondo punto dell'angolo e nel quarto punto basso. Quindi facciamo 1, 2, anche 3 passate, non succede nulla, e man mano che cucite pareggiate il tutto. Vedrete che tutti i punti vi coincidono e andrete a cucire esattamente punto con riga, perché comunque ho calcolato, qui ho 19 punti, togliendo le 2 estremità, le righe sono quelle. Entrate nel secondo punto e nella seconda riga e andate avanti. Terzo punto, riga successiva, vedete, è facilissimo, provare per credere. Punto successivo, riga successiva, vedete, per questo nemmeno ho fatto il giro di rifinitura, avremmo perso soltanto tempo, qui non è necessario.
va benissimo così. Poi chiaramente se volete fare il giro di rifinitura potete sempre farlo. In questo modo acquisirete qualche centimetro in più per lato, quindi non vi troverete 2 centimetri ma magari 4 centimetri di profondità. Ok, mi mancano gli ultimi 2 punti e poi sono arrivata all'angolo, quindi al quarto punto segnato col marcapunti. Come avete visto, io man mano che scendevo con la cucitura sistemavo sempre. Ecco qui, quindi qui ho la maglia, la prendo tutta ed entro direttamente nella primissima catenella. Ora qui abbiamo il filo, no? Secondo punto, seconda catenella iniziale, terzo punto, terza catenella iniziale, quarto punto con l'ultima catenella. Avete visto come tutto coincide? Non lascio mai nulla al caso perché chiaramente quando realizzo un progetto voglio che sia comunque alla portata di tutti, no? E se prima andavamo verso il basso, adesso andiamo verso l'alto. Quindi man mano cuciamo e dove va a cadere, tra virgolette, l'ultimo punto andiamo a bloccare esattamente quello che coincide. Nel mio caso si trova esattamente qui. E voilà, e praticamente abbiamo terminato il progetto. Avete visto che ci voleva niente, è stato facile e veloce. Anzi, se provate a realizzarlo fatemelo sapere, no? Adesso inserisco le mani all'interno per farvi vedere quanto è spaziosa. Io la trovo molto pratica e comoda. Sicuramente sfrutterò anche questo modello insieme agli altri che ho realizzato nelle settimane scorse durante l'estate. Non mi rimane che inserire la mia tracollina. Quindi vado ad agganciare il tutto qui in maniera davvero semplice. Ecco qui, guardate, anche se tiro la mia catenella non succede nulla, è ben fissata sia da una parte che dall'altra parte. Volendo mi è venuta anche un'idea: se non vogliamo indossarla così a tracollina, a parte che possiamo realizzare la tracollina anche ad uncinetto, quindi realizzate almeno 1 metro, 1,30 m di catenella all'uncinetto, poi fate una riga a maglia bassa e la realizzate all'uncinetto, oppure andate a fare una lavorazione a maglia bassa, quindi lavorate un punto in ciascun anello della catena. Questa potrebbe essere l'idea per personalizzare il progetto. Comunque dicevo, se non desiderate portarla sulla spalla, magari immaginate questo progetto di mattina, quindi uscite la mattina, no? Potete indossarla benissimo a tracolla. Se rimanete fuori tutto il giorno e decidete di rimanere fuori la sera, quindi cenare fuori, fare un aperitivo eccetera eccetera, potete trasformare il progetto semplicemente in una clutch, quindi in una busta. Inserite all'interno la tracolla oppure la togliete direttamente, la inserite lì e voilà, il progetto si è trasformato in una clutch, in una busta da portare a mano. Non è male come idea, che ne pensate? Fatemi sapere qui sotto con un commento. Vi do anche le misure, è un progettino graziosissimo, mi piace troppo. Certo, non dico mai che un mio progetto è brutto, dico sempre che mi piacciono tutti e sono sempre entusiasta, però è la verità. Poi credo che lo percepiate anche voi, il mio entusiasmo. Dunque, a progetto finito siamo a 24 cm di base, per un'altezza di 10 cm, 10 cm e mezzo, la profondità è di 2 cm, quindi io direi davvero non male. Fatemi sapere se lo realizzate, anzi se lo realizzate mi raccomando taggatemi sui vostri post o mi inviate direttamente la foto del progetto finito, che io comunque oltre a vedere i vostri progetti ed esserne anche esaltata, li ricondividerò sulle mie storie di Instagram, quindi poi le vedrete lì. Ve l'avevo detto che era di una semplicità e facilità unica. Ora sta a voi dirmelo qui sotto con un commento, quindi ditemi se vi è sembrato facile, se provate a replicarlo mi raccomando inviatemi le vostre foto oppure mi taggate sui vostri post, in questo modo io riesco a vedere tutto, non mi sfuggirà nulla e nello stesso tempo vi ricondividerò sulle mie storie di Instagram. Come sempre spero di avervi tenuto in compagnia, grazie per averla fatta voi a me anche quest'oggi. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che vi consiglio di non perdere, mi raccomando seguitemi sui social per non perdervi l'anteprima di ogni progetto e iscriviti al canale, attiva la campanellina e così non ti perderai nemmeno le novità qui sul canale. Alla prossima, un bacino a tutti!